Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Ci troviamo nel mese di gennaio, siamo entrati nel nuovo anno, colgo l'occasione per fare gli auguri di buon anno a tutti voi. E questo mese di gennaio, per quanto sia freddo, fermo, immobile, addormentato, perché il giardino in questo periodo è veramente immobile, c'è un'immobilità anche molto affascinante, perché da questo noi possiamo imparare che ci si può anche fermare un attimo e non essere sempre frenetici e sempre di corsa. Il mese di gennaio quindi è un mese adatto per poter cominciare a valutare un po' quelli che saranno poi i lavori nell'anno eh, che ci terrà poi occupati nel nostro giardino. Lavori che andranno fatti più che altro all'inizio del mese di febbraio. Questo è ancora un mese in cui bisogna lasciare il giardino un po' in pace, perché la terra ha bisogno di rigenerarsi durante l'inverno, le piante hanno bisogno di fare il loro riposo e anche per quello che riguarda le potature, questo è un mese in cui è meglio non intervenire sulle piante. È vero che ci sono delle piante che possono anche essere potate in pieno inverno, come ad esempio alcune piante da frutto come il melo e il pero, se non sbaglio, piante che sopportano anche una potatura fatta in un periodo particolarmente freddo, ma più che altro molte piante hanno bisogno di una potatura quando è finito il periodo delle gelate intense. Purtroppo in questi ultimi anni non sta più facendo questo freddo particolarmente forte, le nevicate sono quasi nulle, almeno sono 2 anni che è come se non nevicasse neanche. L'anno scorso una nevicata, quest'anno è arrivata una leggera nevicatina e poi ha minacciato di nevicare spesso, ma non ha mai nevicato. E per quanto possa anche non piacere, a me ad esempio la neve non piace, a me la neve piace guardarla nelle montagne, nei boschi, però per una questione anche lavorativa per me è abbastanza impegnativo quando nevica perché devo montarmi le catene, andare a lavoro, poi rimetterle, tornare a casa, insomma diventa tutto molto complicato e quindi il mio rapporto con la neve è sempre stato un rapporto un po' conflittuale. Però c'è bisogno del freddo, c'è bisogno della neve, perché le piante, soprattutto quelle di clima temperato, hanno bisogno di questo periodo che fa sì che poi si sviluppano bene nella bella stagione. Comunque, il mese di gennaio è un po' come il lunedì per me, ovvero un momento in cui posso cominciare a riorganizzarmi un pochettino per quello che riguarda il lunedì e la settimana, magari il weekend, per arrivare al weekend e organizzare un qualcosa. Per quello che riguarda invece il mese di gennaio, l'organizzazione un po' di quelli che saranno tutti i lavori che poi andranno fatti per arrivare alla primavera, quando poi continueremo a lavorare in giardino, ma sarà molto più piacevole perché cominceremo a vedere spuntare le nostre piante, possiamo cominciare a seminarle, ad acquistare qualche pianta da portare in giardino e quindi tutto diventa molto ma molto più stimolante. In questo periodo invece quello che possiamo fare, vedete che io mi sono portato il mio diario del giardino e cominciare a segnare nel diario, visto che il giardino in questo periodo ci permette di poterlo fare, perché ne abbiamo anche il tempo, cominciare a segnare sul diario quelli che saranno i lavori poi da effettuare con l'arrivo del mese di febbraio, mese in cui può esserci ancora abbastanza freddo, ma diciamo dalla metà di febbraio in poi si può partire già con le potature delle nostre piante, perché poi pian piano la temperatura cambierà, le giornate saranno leggermente diverse, sta per arrivare la primavera e quindi è un periodo adatto per poter effettuare delle potature. Diciamo da metà febbraio in poi si comincia pian piano. Quando vogliamo effettuare delle potature sulle nostre piante dobbiamo comunque sempre valutare il tipo di pianta, il tipo di potatura che vogliamo fare, perché ogni pianta ha i suoi bisogni. Il discorso della potatura è un discorso molto importante, non lo si può generalizzare un po' su tutte le piante come se fossero tutte trattate nello stesso modo. Quindi sarebbe bene informarsi un po' sulle piante che abbiamo in giardino per vedere qual è il periodo, che tipo di potatura possiamo fare, se parliamo di piante da frutta, se sono potature di allevamento o per dargli un'estetica alla pianta o potature di produzione per ottenere molta frutta dalle nostre piante e quindi tutto diventa un discorso, quello della potatura,
importante, a volte anche abbastanza impegnativo, ma noi possiamo approfittare di questo periodo in cui non ci sono grandi lavori da fare in giardino proprio per poter studiare magari un po' questo argomento. Io adesso in questo periodo sto studiando 2 libri, che uno l'ho acquistato, uno ce l'avevo da tantissimo tempo, io non mi sono mai impegnato particolarmente con le potature, quindi diciamo non ne sono assolutamente un esperto in materia e non mi sento di darvi dei consigli precisi su quelle che sono le potature, però sto studiando in questo periodo, leggendo dei libri che parlano appunto di questo argomento proprio per arrivare nel mese di febbraio e cominciare a vedere tramite i consigli di questi libri come potare le mie piante in giardino ed ottenere magari determinati risultati. E io consiglio sempre un po' la lettura di qualche buon libro dedicato magari alla potatura. E poi ci sono diversi video anche su YouTube, canali di giardinaggio che parlano della potatura in maniera molto chiara, affrontando argomento per argomento, e quindi non c'è questa valanga di informazioni quando facciamo una ricerca, ma sui video di YouTube si trovano degli argomenti precisi e questi ci possono aiutare ad affrontare bene la potatura di un melo, di un pero, di un glicine, di un fico e di altre piante che abbiamo in giardino. In questo video volevo portarvi con me per fare una passeggiata in giardino. Mi sono venute in mente alcune idee, mi sono arrivate un po' di idee riflettendo molto in questo periodo per quello che riguarda lo spostamento di alcune piante. C'è anche un discorso magari anche di potatura, soprattutto sul glicine, perché è una pianta che io amo particolarmente e si è sviluppata parecchio. Ho 2 glicini, uno con un tronco contorto e uno invece bianco che è qua sopra con questi lunghi rami. Io l'ho lasciato crescere tantissimo senza fare nessun tipo di potatura, perché volevo che ricoprisse questo gazebo in modo da creare poi un'ombra in estate. Adesso i suoi rami sono abbastanza abbondanti, quindi posso cominciare a fare delle potature, ma anche qui ad esempio con il glicine, che è una pianta molto esuberante, le potature andrebbero fatte già subito in partenza all'impianto della pianta in giardino, cercando di dar subito una forma che poi sarà quella che noi otteniamo in base a ciò che noi desideriamo dalla pianta. Io purtroppo questo non l'ho fatto con il glicine bianco, perché l'ho messo in giardino, si è sviluppato, poi mi sono occupato di altro, però comunque a distanza di 2 anni dall'impianto una pianta può essere ancora recuperata abbastanza, soprattutto il glicine, che sopporta delle potature anche drastiche, che però può provocare magari una fioritura meno intensa rispetto a quella che può essere una buona potatura su una pianta guidata già all'inizio dell'impianto. Quindi facciamoci una bella passeggiata in giardino, così vi faccio vedere un pochettino questo giardino addormentato. Oggi c'è una bellissima giornata che ricorda un po' un inizio di primavera, ma purtroppo non è così. E va bene, dai, ci facciamo un giro in giardino, guardiamo qualche pianta, vi parlerò di qualche mio piccolo progetto per quello che riguarda poi il nuovo inizio dei video del mio canale Appuntamenti in Giardino. Andiamo. Ecco qui il mio glicine dal tronco contorto, protagonista del mio giardino già da tantissimi anni. Questa pianta credo che abbia un 15 anni almeno. Il tronco è molto robusto, però ha preso questa forma piegata che deve essere sostenuta da un paletto. È il risultato di una trascuratezza da parte mia sulla pianta, sullo sviluppo della pianta. Una pianta che è sempre stata potata un po' in velocità, senza curare molto il tipo di potatura. Quest'anno io voglio proprio potarla in base a ciò che sto studiando su questi libri per ottenere una buona fioritura. Purtroppo su questa pianta di glicine dovrò sacrificare un po' di rami, anche quelli che porteranno poi i fiori, per il semplice motivo che è una pianta che, avendo un tronco contorto che è sì spesso ma abbastanza delicato, non posso lasciare che questa pianta si appesantisca molto con lo sviluppo delle foglie, perché poi va a incidere molto sul tronco nel caso di un grande vento che butta via questo sostegno che io ho messo, che magari me lo fa cadere. Questa pianta si trova poi a oscillare in maniera abbastanza pericolosa, con il rischio di spezzarsi. Io ho cercato di liberarla nella parte interna l'anno scorso con una potatura, ho cercato di tagliare un po' i rami per dargli una forma un po' compatta. Quest'anno vedremo poi come tagliarlo, magari farò un video sull'argomento occupandomi magari di lui, cercando di salvaguardare un po' tutte le parti della pianta che possono poi portare ad una buona fioritura, e tra queste
ci sono questi piccoli rametti che voi potete vedere qui, adesso non so se sono inquadrati bene, comunque questi sono dei piccoli rametti del glicine che portano i fiori, come anche alcuni fiori si svilupperanno in questi rami un po' lunghi, ma questi possono essere potati anche in maniera drastica. Diciamo che una potatura sul glicine dovrebbe far sì che vengano accorciati di molto i suoi rami lunghi, quelli che si sono sviluppati anche in zone in cui non vogliamo che la pianta vada, accorciandoli a 3-4 gemme ad esempio. Si sacrificherà un pochettino la fioritura, io penso sempre che se una pianta viene lasciata libera di crescere come vuole, a volte dà dei risultati splendidi, però poi a volte anche si perde poi, perché le energie vengono investite in maniera diversa, quindi a discapito anche magari un po' della fioritura. Il glicine è una pianta che ha uno sviluppo esuberante, lo si vede proprio all'inizio della primavera quando comincia a esplodere con le sue foglie, con le sue gemme che crescono perché vogliono esplodere con l'arrivo di una stagione buona, e questo lo fa in maniera veramente tanto esuberante. Quindi è una pianta che in poco tempo riesce a ricoprire anche una buona zona dove noi abbiamo sistemato la pianta, ad esempio se la stiamo facendo arrampicare su un supporto. Quindi vedremo poi più avanti magari la potatura di questo glicine, ne ho un altro lì sotto il gazebo, ho parlato prima di quel glicine bianco bellissimo, e anche lì dovrò fare una potatura per poter accorciare questi rami, cercando di salvare un pochettino un bel numero di fiori, perché quest'anno mi piacerebbe veramente tanto vedere una cascata di questi fiori bianchi, di questo glicine bianco bellissimo che ho sistemato appunto come rampicante del mio gazebo in giardino. Il mese di gennaio e anche la prima metà di febbraio sono dei mesi molto importanti se vogliamo parlare ancora di potature, ad esempio, o comunque di lavori in giardino, non solo di potature. Questi sono mesi che ci danno l'opportunità, visto il fermo dei lavori in giardino, di poter controllare le nostre attrezzature, per poter poi arrivare in primavera con un'attrezzatura buona ed effettuare tutti i vari lavori. Per quello che riguarda la potatura, ad esempio le cesoie, se noi abbiamo utilizzato delle cesoie già da 2 anni ad esempio, e queste cesoie hanno perso il filo del taglio, cosa può succedere? Succede che quando poi noi andiamo a intervenire, andiamo a fare degli interventi sulle nostre piante come la potatura delle rose, facendo dei tagli malfatti, sfibrati, diamo l'opportunità ai patogeni di entrare all'interno delle ferite e creare, soprattutto nelle rose, una malattia magari delle virosi, ad esempio, visto che le rose sono molto delicate sotto questo punto di vista. E quindi arrivare nel momento dei lavori in giardino, quando si riparte all'inizio della primavera con un'attrezzatura a posto, come ad esempio anche un decespugliatore pulito e che funziona, è molto importante, anche perché non tutti hanno il tempo di occuparsi in giardino pienamente. Io ho la fortuna di fare 6 ore e mezza di lavoro al giorno e quindi il resto della giornata spesso me lo passo qua in giardino a fare i lavoretti, però delle persone che hanno una settimana lavorativa impegnativa con diverse ore di lavoro al giorno e vogliono vogliono dare alla loro passione del giardinaggio magari lo spazio di un weekend, ecco, in quei 2 giorni lì c'è meno tempo e quindi è bene arrivare con dell'attrezzatura che funziona, per non arrivare poi in giardino, accorgersi che la cesoia non taglia bene, il decespugliatore non parte e quindi bisogna correre in ferramenta o in altri posti per poter mettere a posto le nostre attrezzature. Ecco, quello ci fa perdere poi del tempo, se di tempo ne abbiamo poco da dedicare. Quindi molto importante, questi sono mesi di fermo in cui possiamo leggere dei libri, informarci, controllare le nostre attrezzature del giardino e attendere la primavera proprio ed essere poi pronti a partire con questo straordinario hobby, passione che è il giardinaggio. Che bello che era il mio giardino l'anno scorso, in primavera, quando sono esplosi gli iris nel sentiero degli iris che ho creato. Dopo tanto lavoro di divisione e di impianto di tante piantine di iris, in primavera c'è stata poi questa esplosione fantastica che io non mi sono potuto godere perché avevo il gesso alla caviglia, alla gamba, e quindi tramite le foto dei miei amici che visitavano il giardino guardavo quanto era bello il mio giardino. E mi è spiaciuto molto non essere in quel momento nel giardino per poter vedere tutto questo colore. Giardino, sentiero che io ho creato degli iris, che comincia con questa porta, questo è l'ingresso del sentiero degli iris che poi dopo vediamo, in cui ho messo
bandiere tibetane che si sono consumate col tempo, qui ce n'è una appesa. Ho sistemato anche una ruota di preghiera, qua sopra c'è una frase che dice che niente di ciò che se ne va non se ne va prima se non ci ha lasciato un qualcosa. E in più ho sistemato anche questa campana in modo che quando si entra nel sentiero degli Iris si può suonare come per avvisare tutta questa meraviglia del nostro arrivo. Andiamo a vedere l'Iris perché volevo parlarvi un attimino di queste piante ancora per quello che riguarda poi il lavoro che ci sarà da fare prima della loro ricrescita, e vediamo quale piccolo intervento bisogna fare su queste piante e poi andiamo nell'angolino della zona delle graminacee. Ci sono veramente tante piante di iris qua nel mio giardino, quindi il sentiero dell'iris, quando arriverà poi l'inizio della primavera, mi prenderà tanto tempo e quindi mi serve tanto tempo per poter fare una bella pulizia. Pulizia che consiste nel togliere tutto il secco dalle piante, vedete che qua ci sono tante foglie secche, lasciando quelle verdi più belle e le nuove crescite. Ma una cosa molto importante è quella di scoprire i rizomi, perché vengono ricoperti un po' dalla terra con le piogge, con la neve, con tutti gli agenti atmosferici, quindi cercare di liberare i rizomi anche per poterli controllare se si sono sovrapposti e magari dividerli, magari quelli che hanno appunto questa sovrapposizione di rizomi, spostando alcune piante in altre zone del giardino. Quindi questo sarà un lavoro da fare poi, diciamo, a metà marzo, un periodo in cui, quello di marzo, un periodo che mi permette di rimanere in giardino per più tempo. Adesso oggi c'è il sole, una bellissima giornata, però fino a ieri c'era una temperatura veramente glaciale e quindi si stava in giardino veramente poco. Ci sono anche le piante perenni, come le salvie, alcune sono sparite, sono state tagliate da me perché erano seccate, questa invece mi è stata venduta come salvia indiana, non conosco il suo nome, fa dei fiori rossi molto belli e mantiene le foglie durante l'inverno, quindi l'ho ottenuta così, sarà poi da ripulire da tutto il secco. E la bellissima salvia che abbiamo visto in un video dell'anno scorso, la salvia Anthony Parker, che crea un grande cespuglio di fiori viola, l'ho tagliata a 30 cm dalla terra, vediamo un po' quando arriverà la primavera come riesploderà con la sua vegetazione. In più vi sono poi i crisantemi che hanno perso proprio la loro bellezza perché sono secchi in gran parte della pianta, saranno anche loro poi da tagliare. Questi interventi sulle piante perenni sono sempre da fare prima dell'arrivo della primavera, non facciamoli nel mese di gennaio, ad esempio febbraio. Aspettiamo che il clima diventa leggermente più mite, arriviamo un po' prima dell'esplosione della nuova vegetazione, ma facendo comunque molta attenzione di non arrivare poi dopo. Ad esempio per quello che riguarda gli iris, se aspettiamo troppo, cominceranno a sviluppare già delle foglie nuove e andando a eliminare le foglie secche poi rischiamo di danneggiare questa nuova vegetazione, quindi cerchiamo di vedere un po' un tempo ideale per poter effettuare questi lavori di pulizia. In più, quello che volevo dirvi è che lì c'è una pianta di elicriso che è molto grande e il giardino in questo periodo ci dà l'opportunità, in questi mesi invernali, di poter osservare bene gli spazi tra una pianta e l'altra, perché non c'è più una grande vegetazione che ricopre il terreno, che crea delle zone d'ombra, quindi è tutto molto ben visibile, studiabile per poter capire dove intervenire. Questo per quello che riguarda lo spostamento di alcune piante che sono state messe in zone che non sono adatte a loro. Un esempio, dietro l'elicriso io, quando l'elicriso era ancora piccolo, avevo messo un iris. Quest'iris ha sempre avuto difficoltà a fiorire perché quando cresce l'elicriso lo mette in ombra, gli iris hanno bisogno assolutamente di sole. L'ombra tiene il terreno sempre un po' più umido e quindi questo iris, che ha bisogno anche di secco, non solo di umido, bisogna che il terreno secchi tra una bagnatura e l'altra, si è sviluppato poco, non ha fiorito. Quindi con l'arrivo dell'inverno io sono andato a guardarmi un po' quella zona e ho visto proprio questo iris infilato sotto l'ericriso, non me ne ero accorto durante la bella stagione per la grande vegetazione che c'era durante la bella stagione, e quindi è un momento opportuno per poter valutare l'idea di spostare questa pianta in un luogo più sano per lei. E quindi facciamoci un giro in giardino in questo periodo con la nostra agenda e segniamoci tutti gli interventi da fare, perché adesso è tutto molto chiaro. Quando arriverà la primavera e l'estate, molte piante con il loro sviluppo prenderanno il sopravvento, metteranno in secondo piano altre piante e queste potrebbero soffrire perché non messe in una zona idonea.
Questa invece è la zona delle graminacee, ho creato questa aiuola con delle graminacee, c'è anche un'iris fetida. Iris fetida chiamata così non perché i fiori hanno un cattivo odore, ma perché quando si stropicciano le sue foglie si libera un aroma che non è molto piacevole, però la pianta è bella e i fiori sono stupendi, anche se piccoli, non si fanno tanto notare, però sono venati, sono bellissimi, hanno dei colori meravigliosi, delicati. Questo è l'angolo delle graminacee, Bullenbergia capillaris. Avevo fatto un video in cui avevo messo in giardino questa pianta dicendovi che vi avrei poi fatto vedere i suoi meravigliosi fiori rosa. Questo poi non è accaduto perché l'anno scorso con il mio infortunio è venuto Giorgio a tagliare l'erba col decespugliatore, non sapendo di queste piante le ha decespugliate più di una volta e quindi l'anno scorso si sono sviluppate poco. Qui le vedete che comunque hanno fatto le loro fioriture un po' più rade, quindi non c'erano questi ammassi leggerissimi di fioriture rosa come le avevo viste nelle fotografie. Quest'anno voglio farle crescere al meglio, cercando di disturbarle il meno possibile. Andrò a pulirle, poi a tagliarle prima del loro sviluppo, diciamo anche queste nel mese di marzo, per dare l'opportunità alla nuova vegetazione di poter esplodere, creando poi a fine estate queste meravigliose fioriture leggerissime di colore rosa. Concludo questo video qui nel roseto, un'altra aiuola del mio giardino in cui ho messo questa staccionata fatta con i rami di salice l'anno scorso. L'ho fatta veramente prima del mio infortunio, quella staccionata. E, un roseto in cui ho messo delle piante di rose inglesi, c'è una rosa nautica, questa è un'altra rosa acquistata l'anno scorso con dei fiori di un colore particolare molto delicato sul lilla azzurrino, ma veramente molto molto belli. Ci sono altre rose, ho inserito degli elementi decorativi con all'interno dei crisantemi, in questo caso un crisantemo dei fiori viola molto grandi, i crisantemi in giardino a me piacciono tantissimo, e in più anche un obelisco per fare arrampicare una rosa Pierre de Ronsard. Purtroppo questa rosa era stata coltivata in vaso, si era ammalata, io l'ho potata bassa e mi è sembrato che avesse perso la sua rampicabilità, il suo sviluppo, ma in realtà non è così perché l'anno scorso poi ho cominciato a sparare questi rami molto alti, però l'obelisco non è molto grande. Se avrà uno sviluppo esagerato toglierò l'obelisco, lo metterò su un'altra pianta e qui creo magari un arco in cui fare un ingresso ad arco nel roseto con questa pianta che si arrampicherà con tutti i suoi fiori. Pierre de Ronsard con delle fioriture bianco-rosate che non hanno profumo, ma molto abbondanti. In più c'è qualche altra piccola novità, ve ne parlerò poi più avanti nel canale Appuntamenti Giardino, soprattutto in primavera quando si svilupperà, perché è una pianta che ho inserito lì. Sarà poi una sorpresa, una nuova pianta qui in giardino. Le agastache che sono molto lontano come ripresa, non potete vedere, comunque adesso sono secche, piante abbastanza alte che hanno questi fiori blu in contrasto con il colore rosa o giallo delle mie rose, insomma un roseto in cui ho cercato di dare un pochettino di armonia. E non vedo l'ora di occuparmi nuovamente di questo roseto. L'anno scorso è stato anche un pochettino trascurato perché ho perso 2 mesi e mezzo con l'infortunio, non sono riuscito a fare tanti lavori, sono rimasto indietro su tutto, l'orto praticamente non l'ho fatto. Quest'anno spero di riuscire a occuparmi pienamente di questo angolo del mio giardino e non solo, di tutto il giardino in maniera veramente piena per poter godere veramente della bellezza dei vegetali, delle piante, che sono una passione che mi piace veramente tantissimo, che ho da tantissimi anni. Ma anche un balcone, un grosso balcone, un piccolo balcone o anche una finestra con delle piante può darci l'opportunità di coltivare questa passione che ci dà la possibilità di osservare le piante nel loro sviluppo, che è uno sviluppo solitamente abbastanza lento, e quindi possiamo identificarci in questa lentezza. Viviamo una vita che è sempre frenetica, le piante ci insegnano che tutta questa frenesia non va tanto bene, bisogna aspettare, bisogna di nuovo reimparare ad aspettare, una cosa che abbiamo un po' dimenticato. Ultimamente abbiamo tutto e subito, invece le piante ci fanno aspettare ciò che noi vogliamo da loro, e questo è soltanto un insegnamento importante perché i ritmi della natura sono quelli più sani, si arriva pian piano ad un risultato.
e non tutto subito come ci accorgiamo che è fatta ormai la società, dove quasi tutto è un po' possibile per quello che riguarda le piccole cose e deve essere tutto ottenuto nell'immediato. E invece il giardinaggio ci fa rilassare, è una passione che ci riempie il cuore di gioia con i loro colori, ma soprattutto dobbiamo imparare dal nostro giardino, dal nostro balcone, dalla nostra finestra dove abbiamo delle piantine, questo ritmo un po' lento che ci connette con la natura in maniera immediata e ci fa rilassare un pochettino, ci fa stare veramente tanto tanto bene. In più questo canale si occupa anche di acquerello in maniera un po' minore. Io intanto amo uscire, andare a dipingere in alcuni luoghi e magari inserendoli nel canale arricchisco questo canale di giardinaggio anche con i colori dati da un'altra passione che è quella della pittura e dell'acquerello soprattutto. Quindi ne approfitto adesso per salutarvi e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie come sempre.